Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di celebrare il disco che 30 anni fa diede un via ancora acerbo ma fascinoso allo stoner doom metal. (1989). Dopo aver abbandonato i Napalm Death per divergenze stilistiche, Lee Dorian fonda il Cathedral insieme al chitarrista, poi bassista, Mark Griffiths. L'intento dei due è semplice: esplorare sotto una luce nuova l'amore di entrambi per i Black Sabbath e per le band doom metal degli anni '80 che li avevano seguiti. Giusto il tempo per trovare la stabilità e la loro carriera prende il via. Un paio di demo per trovare l'appoggio di Erec Records, poi nel 1991 arriva il debutto Forest of Equilibrium. Si tratta di un album particolare, specie se confrontato col futuro del gruppo. Il suo è un cupo doom dai forti influssi death, che incrocia la capacità di growl di Dorian con una lentezza che anticipa quasi il Funeral, un po' in linea con My Dying Bride dell'epoca. Anche per questo, forse, i Cathedral sarebbero potuti diventare il quarto membro del classico trio death doom inglese con la citata band di Halifax, i Paradise Lost e gli Anathema. Tuttavia la storia andò in maniera diversa. Partendo da dei timidi spunti già presenti nell'esordio, il gruppo decise di trasformare radicalmente il proprio stile. Fu così che 2 anni dopo, The Ethereal Mirror si pose da subito come un disco rivoluzionario. Al suo interno, il gruppo mostra un suono molto più aperto e meno oscuro che in passato, con sonorità psichedeliche riprese direttamente dai Sabbath. Si uniscono però a una potenza notevole, da puro doom, e a momenti che non mancano di un tocco inquietante. In poche parole, The Ethereal Mirror sancisce, senza dubbio, la nascita dello stoner doom metal. A dirla tutta, il genere è ancora in fascia. Qui i Cathedral dimostrano di non sapersi ancora muovere con totale consapevolezza. A tratti, anzi, sembrano indecisi se aprirsi del tutto al nuovo genere oppure rimanere ancorati al passato. In effetti, lungo la scaletta non mancano momenti più oscuri o rabbiosi, non quanto nell'esordio. Dorian, per esempio, non usa mai il growl, ma comunque possenti. A volte succede anche all'interno della stessa canzone, che per questo risulta un po' discontinuo. L'esempio perfetto è Fountain of Innocence, buona ma non eccezionale per colpa della sua mancanza di direzione. Di solito comunque ai Cathedral non manca la classe per cui sono famosi. Anche se The Ethereal Mirror è eterogeneo, la loro bravura li mette in condizione di superare gran parte del problema. E così non ha importanza se canzoni più dure sono alternate con altre più stoner. Lo dimostra per esempio l'1-2 formato da Enter the Worms e Midnight Mountain. La prima è molto oscura, contorta e nel refresh presenta ancora degli spunti death. Ci sono anche alcuni passaggi della lentezza di Forest of Equilibrium, nonostante sia presente anche qualcosa di più aperto ed espanso. La seconda, che segue a ruota, è invece veloce, ritmata, puro stoner, con anche qualche nota hard rock anni 70 e persino funk, che la rende non solo divertente, ma anche molto moderna, considerando l'anno in cui è uscita. In ogni caso, il contrasto tra le due non stona, né impedisce loro di essere entrambi il meglio che il disco abbia ad offrire, insieme a Jaded Entity, che torna con ancora più forza all'esordio ed è drammatica a tratti, e con Ash You Live, cupa ma più aperta, quasi rilassata. In generale, The Ethereal Mirror è un disco peculiare ma ispirato, in cui non c'è solo originalità, ma anche tanta qualità. Poi certo, diciamo che non è proprio invecchiato al meglio, rispetto ad altri nella discografia dei Cathedral perde un po'. Per esempio, già il successivo The Carnival Bizarre è molto più maturo e focalizzato. Ma questo significa soltanto che il valore storico supera la qualità, non che questa non sia presente. E visto che il primo è altissimo, non c'è scusa che regga. Se ti piace lo stoner doom metal, questo è un album che non puoi mancare, né di avere nella tua collezione, né, è molto probabile, di apprezzare. Voto di Heavy Metal Heaven 91 su 100. Per oggi abbiamo concluso. Ti è piaciuta la retrospettiva? Allora puoi mettere il like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere al passo coi video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo alla prossima volta.